Sapete perché faccio i video report delle mie gare più importanti, del campionato italiano, del campionato europeo, dei trofei importanti? Beh, qualcuno di voi sarà sicuramente interessato nel conoscere i miei risultati, nel sapere come si è svolta la mia gara, eccetera, eccetera. Ok. Quindi, ovviamente, li faccio per voi. Ma in realtà, ragazzi, li faccio anche per me. Questo canale YouTube è diventato una sorta di diario dove io riporto le mie avventure e in futuro mi piace immaginarmi mentre riguardo questi video, mentre mi aiutano a ricordare ciò che ho vissuto. Chissà, magari un giorno anche mia figlia vorrà rivedere qualcosa di quando era piccola, vorrà rivedere qualcosa di quello che ha fatto suo padre in questo hobby sport e così scrivo questo diario gara dopo gara. Come è facile immaginare, l'inizio dei video è la parte più vista e io questo video voglio iniziarlo in un modo diverso. Voglio iniziarlo con un qualcosa che vorrei che tutti vedeste. Voglio iniziarlo con quest'altra paginetta del diario che sto scrivendo. La vita di un pilota è un viaggio solitario, un continuo inseguire obiettivi, un viaggio dove inevitabilmente si alternano gioie e dolori. Questo viaggio non sarebbe lo stesso senza la mia squadra. Al mio fianco c'è mia moglie Sara, che da diversi anni ormai è davvero un valore aggiunto in pit lane. Lorenzo è quel compagno che riesce sempre a trovare una parola di conforto quando le cose vanno male. E poi c'è Sofia, la mia piccola principessa. I suoi occhi pieni di gioia riempiono di vita il paddock e mi ricordano il vero motivo per cui sono nato. A completare il team ci sono Mirella e Alessandro, i miei suoceri. Grazie a loro posso vivere le competizioni con meno preoccupazioni. Mi hanno accolto nella loro famiglia come un figlio. Percorrono migliaia di chilometri per seguirmi in ogni gara. Il loro entusiasmo e la loro costante presenza sono un dono prezioso che non smetterò mai di apprezzare. Voglio che tutti voi sappiate chi rende possibile ciò che vedete su questo canale. Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente siamo arrivati a Policoro. La pista è molto diversa rispetto allo scorso anno perché il trattamento è stato modificato. Vi ricorderete che cosa era successo nella mia finale, appunto era la finale B con acqua, quindi con pista bagnata, le macchine praticamente erano inguidabili. E invece hanno modificato la pista, così a prima vista sembra che il trattamento sia molto più incisivo, che il grip sia molto più alto. Speriamo bene che non si perda la vera natura del fuoristrada. Chiaramente ancora nessuna macchina ha toccato terra perché è previsto l'inizio delle prove controllate alle ore 10 di mattina. La presenza a questa gara è buona e siamo una settantina di iscritti e quindi dai, vediamo come va, vediamo di riuscire a dare il meglio. La macchina lo scorso anno su questa pista andava molto bene e vediamo. Stanotte, come vedete, ha piovuto veramente tantissimo e infatti i contorni della pista sono totalmente infangati. Stanno procedendo ai lavori per il ripristino appunto della pista, almeno sulla carreggiata, ma nelle prime batterie bisognerà stare molto attenti a non finire fuori, altrimenti c'è da lavorare molto per ripulire le macchine. E niente, vediamo come va. Buongiorno ragazzi, oggi è sabato e chiaramente è giornata di receiving e di qualifiche. Abbiamo in programma due manche, una è libera, la seconda invece sarà valida per il receiving, quindi per comporre le batterie, e dopo inizieranno le qualifiche. Come al solito 4 qualifiche prenderanno le 2 migliori. Abbiamo una novità perché quest'anno tornano le fasi, quindi abbiamo semifinali, quarti e finale. Non ci sono più finali A, B, C, quindi torniamo al regolamento classico come sempre è stato. Quindi niente, il format di gara torna normale, questo è un dato molto importante. Saranno quindi 2 semifinali da 20 minuti, i migliori 6 andranno alle fasi finali.
È giusto ragazzi fare una nota sulla pista, perché qui abbiamo un trattamento massivo non indifferente che fornisce un grip veramente esagerato. Io ragazzi non vi so dire se sia giusto, se sia sbagliato, questo discorso l'abbiamo fatto 1000 volte, ho fatto addirittura un video dove diciamo mi facevo alcune domande, cercavo di darmi alcune risposte sul fatto del trattamento delle piste, però quello che è chiaro è che la tendenza di oggi è avere piste ad altissimo grip. Quindi ragazzi, che dire, sarà una gara complicata sia dal punto di vista delle gomme sia dal punto di vista dello stress della macchina. Per il momento sta andando benissimo la gara, però secondo me un filo ci stiamo spingendo oltre. Questo, ripeto, sono opinioni, potete trovare tantissime persone che dicano il contrario di quello che dico io, però secondo me un filino oltre ci stiamo spingendo. Prove controllate e reseeding finiti ragazzi, e vi devo dare ottime notizie perché la macchina va veramente forte. Ho un best lap di 33.0, quindi sono perfettamente in linea con i più veloci, e anche il passo non era male perché riuscivo a girare praticamente quasi sempre in 33. I più veloci fanno 32 alto come best lap, però insomma va bene, dai, sono contento, sono molto fiducioso per le qualifiche. Q1 terminata, purtroppo ho fatto un risultato bruttissimo, ho chiuso in P13, la macchina dalle controllate andava molto bene, ma in qualifica ho cambiato le gomme, è l'unica cosa che ho fatto, quindi spero che sia quello, e dalle soft sono passato alle medie e incredibilmente ho perso un secondo sul best lap. Un po' la pista era più lenta, però probabilmente era proprio il discorso delle gomme. Per la seconda qualifica metterò di nuovo le soft invece delle medie e riproverò, speriamo che sia quello, perché ho perso realmente tutta la velocità che avevo ed ero molto fiducioso soprattutto sul passo. Magari non ero iper veloce, però almeno il passo ce l'avevo, e quindi dai, vediamo nella Q2 come andrà. Eccoci ragazzi, Q2 da paura, sfruttando anche qualche altro pilota che ha fatto degli errori in più, riesco a chiudere in P4. Quindi erano le gomme, sono tornato a mettere le gomme di prima e la macchina fa paura. Sono molto contento di questo risultato, speriamo di riuscire a mantenere in Q3 e in Q4 e di prendere una buona posizione in queste qualifiche. Ragazzi, qualifica numero 3 terminata, dopo un colloquio con il team Matrix ho deciso di ripartire con le stesse gomme, erano un po' giù, però la macchina comunque vada andava veramente bene. Ero di nuovo quarto della mia manche e purtroppo ho commesso un errore da recupero, quindi purtroppo sono finito indietro, più 11 assoluta. La macchina va bene, mi dà fiducia, l'errore è stato un qualcosa di inaspettato sinceramente, e però è solo colpa mia, sono passato in un punto dove non dovevo passare e ho sbagliato. Poi vediamo nella quarta, c'è possibilità di fare un buon risultato, l'obiettivo comunque è sempre rimanere nella top 10. Qualifica 4 terminata ragazzi, ancora una volta non ho buone notizie, stavo andando bene, ero quinto e ho fatto un errore, ero quinto con gomma nuova e in questa pista le gomme che sto usando io, le Nebula Soft, hanno bisogno di un po' di rodaggio per essere super performanti, quindi stavo semplicemente facendo passo. Avevo fatto un'incertezza nei 2 giri precedenti e purtroppo ragazzi ho forzato troppo in un punto e sono rimasto agganciato a un tubo e poi sono cappottato. Ovviamente dove potevo cappottare? Dove il recupero non c'era. Quindi l'errore è stato lunghissimo, ho perso 9 secondi e chiaramente un'altra qualifica da buttare. Chiudo però le qualifiche in top 10 perché occupo esattamente la 10ª posizione. Quindi diciamo sono contento per come va la macchina, vediamo, domani ci giochiamo tutto nella semi e adesso a rifare la macchina.
Ragazzi, una novità di questa gara, cosa vedete alle mie spalle? Il nuovo gazebo Matrix Styles. Ragazzi, è bellissimo, quindi vi porto a fare un giro per vederlo più da vicino. Abbiamo il Verri al lavoro. E Polito. Com'è chiuso? Grande. Ultimo totale. No, totale. Vedete Babbo Polito al lavoro. E qui ragazzi c'è posto veramente per tantissimi piloti. Guardate, ci sono già 4 tavoli, ma c'è tantissimo altro posto per altri tavoli. È veramente gigantesco, ragazzi. Ragazzi, vi voglio far conoscere un'altra persona, probabilmente la conoscerete già perché l'avrete vista in qualche video di Spavad. Qui abbiamo il, come ti possiamo definire, presidente, il master, il... Di che? Del team Roma RC. No, sono uno del team RC e quello diciamo un po' più in vista perché faccio appunto i video con Lorenzo e quant'altro. Quindi organizzeremo, posso dire, insieme assolutamente la Colosseum Race seconda edizione a Montopoli e quindi ragazzi non potete mancare. Assolutamente. Sentirete parlare di lui, non vi posso dire niente, No. Quindi proseguiamo ragazzi, facciamo un giretto nei box adesso, così vi faccio vedere anche un po' di facce. Abbiamo Topolone RC che mi sta aiutando tantissimo. Tutti i video che vedete li ha fatti lui, quindi grazie. Così li ho messi anche sul canale, almeno se li sono fatti male picchiate tutti lui. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica, giorno di finali. Quindi, cosa dire, la pista sembra aver perso leggermente un po' di grip e partiremo nella semifinale B intorno alle ore 10:30 con il numero 5, quindi siamo già in posizione di passaggio del turno, speriamo di riuscire a mantenerla. Ieri la macchina è stata molto veloce, sono stato io sempre che nelle ultime qualifiche ho fatto errori e me la sono giocata malissimo, potevo essere molto più avanti e nella Pro Class quando hai queste occasioni le devi sfruttare. Cerchiamo di fare il meglio possibile e dare il nostro meglio nella semifinale. Ci sarà anche l'LCQ, da quello che mi ricordo io mai vista al campionato nazionale, quindi LCQ dove passerà il migliore, quindi anche se saremo fuori dalla finale, magari con l'LCQ c'è ancora un posto a disposizione, quindi faremo la finale di 13 piloti. Vediamo.
Partiti ragazzi, partenza un po' caotica, perdo qualche posizione e cerco comunque vada di mantenere la mia strategia di gara. Nei 3 minuti avvia mi ero accorto che la macchina aveva veramente poco sterzo, quindi c'era soltanto un sistema per poter passare, cercare di portare a casa la fase con meno errori possibili. Dal quinto minuto fino a metà gara ho lottato tantissimo con Astorino. Sono riuscito a sorpassarlo grazie a un undercut fatto ai box e niente ragazzi, mi trovavo in quinta posizione, ho trascorso diversi minuti in quinta posizione fin quando poi è arrivato Ravaglia verso il finale di gara e è passato e andava oggettivamente più forte, era stato attardato da un errore, da un tamponamento, da un contatto nei primi minuti e chiudo la mia semifinale al 6° posto. Appena terminata la semifinale ragazzi siamo in finale, abbiamo chiuso in 6ª posizione la nostra semi e qui abbiamo Stockenge, grande, 6ª posizione della nostra semifinale e partiamo con l'11 nella finalissima, quindi dai, sono molto contento, la macchina mia non era super veloce però ho fatto 0 errori, sono riuscito a passare il turno e bene, sono veramente contento, ci voleva e vediamo, ormai l'obiettivo è raggiunto, in finale cercheremo di dare il nostro meglio incattivendo un po' la macchina con il setup. Sto pensando a cosa fare ma credo che indurirò la barra posteriore portandola da 2.6 a 2.8, credo di diminuire la convergenza a 2,5 gradi che avevo 2,75 e poi un po' di camber davanti per avere un po' più di sterzo a centro curva. Vediamo come va, gomma nuova e partiamo per la finalissima. Partiti per questa finalissima ragazzi, anche in questo caso partenza un po' caotica. Riesco comunque a portarmi in 9ª posizione e questa finale posso dire di averla lottata praticamente per la stragrande maggioranza della durata con Tescione. È stata una lotta serrata con sorpassi e controsorpassi e a un certo momento però ho fatto un errore molto lungo nella parte mista del tracciato e aveva preso 6-7 secondi di vantaggio. Purtroppo è stato costretto a fermarsi per un problema tecnico, guadagno quindi una posizione e intorno al 40° minuto riesco a guadagnare un'altra posizione perché Leonardo Valente si è fermato anche lui per un problema tecnico. Chiudo con una lotta più che serrata con Ravaglia che era più veloce di me ma commetteva più errori. Quindi c'è stata lotta ma sono stato agevolato un po' dai suoi errori e mi ha premiato il passo di gara. L'ultimo quarto d'ora è stato tragico ragazzi, ho iniziato a sbagliare tantissimo. Ho iniziato a avere problemi di concentrazione, chiaramente il poco allenamento si fa sentire, riesco comunque a chiudere la finale in P7, un'ottima P7 anche in chiave campionato.
Finale terminata ragazzi, P7 con un po' di fortuna ma meritata perché ragazzi sono sempre stato veloce tutto il weekend e quindi sono veramente contento di come è andata la gara. Qui c'è proprio sono contento. Ma dai! Questo ve lo devo far vedere, che non si vuole mai far riprendere. Questo qua è Patron Pepe Group. Ciao. Quindi saluti e baci. Vi dicevo che sono abbastanza contento del risultato e se guardo con HB è il mio miglior risultato da quando uso l'HB. E potenzialmente poteva essere molto meglio perché alla prima gara dell'anno scorso ricordo che c'erano entrambi i fratelli Kilic, quindi quello sarebbe stato probabilmente un risultato migliore. Ad ogni modo sono contento, ho fatto delle scelte diverse dagli altri, sono stato l'unico con Matrix che sono partito con Nebula Soft e alla fine credo di aver fatto le scelte giuste. Ragazzi, la seconda prova è al nord nella pista di Marco Baruffolo e la terza sarà in Toscana. Vediamo che cosa questo campionato nazionale ci riserverà. Grazie a tutti e ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!